Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questo fiorellino all'uncinetto. Per utilizzarlo avremo bisogno del cotone colorato e di un uncinetto numero 2. Vi lascio il link in descrizione del filato che ho utilizzato. Incominciamo subito. Ok, partiamo subito col nostro finto cerchio magico, quindi faccio 4 catenelle e chiudo con una maglia bassissima nella prima. Dopodiché faccio 2 catenelle che mi sostituiscono la prima mezza maglia alta e dovrò fare un totale di 6 mezze maglie alte, quindi la prima l'abbiamo già fatta, altre 5. Ops. Mentre lavoro le mezze maglie alte iniziali, io di solito includo sempre il filo di avviamento in modo che lo fermiamo direttamente durante il lavoro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Ora faccio altre 2 catenelle e dovrò fare un giro tutto di aumenti, quindi 2 mezze maglie alte in ciascuna delle maglie sottostanti, per un totale di 12. Entro nella maglia, faccio una mezza maglia alta, entro nella stessa maglia e faccio un'altra mezza maglia alta, così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Ora mi alzo di nuovo con 2 catenelle e dovrò fare una mezza maglia alta alternata a un aumento, quindi vado a fare 2 mezze maglie alte nella stessa maglia che è il mio aumento, poi una mezza maglia alta nella maglia successiva e di nuovo un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nella stessa maglia e procedo con questo punto alternato per tutta la riga. Sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella di avviamento. L'ultimo giro del pannello, diciamo del centro del fiore, è molto simile a questo, semplicemente dovremo fare 2 mezze maglie alte in 2 maglie diverse, un aumento e altre 2, quindi l'alternanza non è più un aumento, una maglia, ma un aumento, 2 maglie. Quindi questa vale come la prima mezza maglia alta, faccio un'altra mezza maglia alta nella maglia successiva, poi faccio un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, nella successiva una mezza maglia, in quella successiva ancora un'altra mezza maglia e in quella successiva ancora un aumento, quindi 2 mezze maglie nello stesso punto. Continuo in questo modo con questa alternanza di punti per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella di avviamento. Ora abbiamo finito il centro, possiamo tagliare il giallo e chiudiamo con una maglia bassissima. In questo modo. Qua possiamo tagliare perché comunque abbiamo già lavorato la codina dentro al cerchio. Iniziamo con i petali. Facciamo il nostro cappietto rosa. Ok. E ci agganciamo dentro al giallo. Mettiamo il nostro cappietto e lo facciamo passare dentro alla maglia in questo modo. Ora il primo giro di petali è fatto senza gli aumenti del petalo, cioè semplicemente riproponiamo l'aumento di circonferenza degli altri giri. Quindi faccio 2 catenelle, mi sostituiscono la prima mezza maglia alta,
vado a fare 3 mezze maglie alte, anche in questo caso mentre lavoro mi porto dietro i codini in modo da fermarli direttamente durante il lavoro. Ok, 3 mezze maglie alte, un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nella stessa maglia e di nuovo 3 mezze maglie alte e un aumento, 2 mezze maglie alte nella stessa punto. Procediamo così per tutto il giro. Ok, sono alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella di avviamento. Ok, allora iniziamo il nostro giro impostando i petali, quindi faremo 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta, una mezza maglia alta nello stesso punto, 4 maglie alte nei punti successivi, 1, 2, 3 e 4. Dopodiché faremo un altro aumento di mezze maglie alte, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Questo è lo schema che dobbiamo ripetere 6 volte, quindi adesso 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. 2 mezze maglie alte nello stesso punto, 1, 2 e di nuovo 4 maglie alte. Andiamo avanti così per tutto il giro. 3 e 4 e 2 mezze maglie nello stesso punto. Sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nelle prime catenelle fatte. A questo punto faccio 2 catenelle che mi sostituiscono la prima mezza maglia alta, poi faccio nel punto successivo una maglia alta, okay, e un aumento fatto con le maglie alte, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia, 1, 2. Nel punto successivo di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Nel punto successivo una maglia alta, nel punto successivo una mezza maglia alta. Ricominciamo con una mezza maglia nel punto successivo, una maglia alta nel punto successivo, un aumento di maglie alte nel punto successivo, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte nel punto successivo, una maglia alta nel punto successivo e una mezza maglia alta nel punto successivo. Di nuovo questo è il pattern da seguire, quindi una mezza maglia alta, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, due maglie alte nel punto successivo, una maglia alta nel punto successivo e una mezza maglia alta nel punto successivo. Andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, siamo arrivati alla fine della riga, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella realizzata. Il prossimo giro inizierà in questo modo.
facciamo una catenella che ci sostituisce la prima maglia bassa, dopodiché facciamo una mezza maglia bassa, mezza maglia alta, scusate, nel punto successivo, dopodiché dovremo fare 4 aumenti in maglia bassa, quindi facciamo 2 maglie basse in ogni punto successivo per 4 volte. Quindi entro e faccio 2 mezze maglie alte nello stesso punto, poi vado nel punto successivo e faccio 2 mezze maglie alte nel punto successivo, mi sposto, 2 mezze maglie nello stesso punto e siamo a 3, 2 mezze maglie nel punto successivo e siamo a 4. Ok? In questo modo. Dopodiché facciamo un'altra mezza maglia bassa e poi una maglia bassa nel punto successivo. Quindi inizia ad accentuarsi un po' di più il petalo. Ora un'altra maglia bassa, ricominciamo il giro, una mezza maglia alta, 4 aumenti di mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4. Un'altra mezza maglia alta e una maglia bassa. Continuiamo in questo modo per tutto il giro, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta e 4 aumenti. Ok, sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella realizzata. Ok, iniziamo questo giro con una catenella che ci sostituisce la maglia bassissima, dopodiché facciamo 2 maglie basse. Dopodiché una mezza maglia alta, una maglia alta e 4 aumenti di maglie alte. 1, 2, 1, 2 e abbiamo fatto il secondo, 1, 2 abbiamo fatto il terzo, 1, 2 abbiamo fatto il quarto, se riesco a chiudere, una maglia alta nel punto successivo, una mezza maglia alta nel punto successivo e una maglia bassa. Ok? Ricominciamo il giro con una maglia bassissima e 2 maglie basse, una mezza maglia alta, una maglia alta, 4 aumenti di maglie alte, quindi 2 maglie alte nello stesso punto per 4 volte, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Ricominciamo con una maglia bassissima e 2 maglie basse, una mezza maglia alta, una maglia alta, 4 aumenti di maglie alte. Continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ok, arrivati alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima, taglio il filo e abbiamo concluso il nostro fiore. Ecco qua.
Grazie per avermi seguita, spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video e vi lascerò in descrizione il link al filato utilizzato e anche per chi vuole il link allo shop del canale dove poter trovare alcuni prodotti dedicati agli amanti dell'uncinetto. Grazie e ciao!